Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Angelina Jordan, una cantante incredibile. Qui canta I Have Nothing, ve l'avevo promesso e volevo assolutamente ascoltare questa sua cover di Whitney Houston. Però ho deciso di ascoltare, e l'ascolterò adesso per la prima volta, questo live. È un live, vediamo un po' dello scorso anno, se non ricordo male. Sì, 2022. Qui lei aveva 16 anni, ok? Sono veramente molto curioso perché non so assolutamente cosa aspettarmi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, ma ve ne parlerò dopo meglio. Andiamo subito ad ascoltare I Have Nothing. From what I am, and 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, and just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's no way to hide. But don't make me collapse one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there, or must I imagine you there? Don't walk away from me, no. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you. Wow. Ok, scusate un attimo, pazzesca, veramente bravissima. Dopo magari andiamo a commentare tutto quello che ha fatto a livello tecnico e a livello emotivo anche. Lei sta veramente cantando in maniera divina da entrambi i punti di vista, ok? Volevo solo far presente un paio di cose che mi avete detto voi nei commenti. Mi avete detto che praticamente qui intanto la prima cosa interessante è il fatto che lei qui credo che sia forse la prima esibizione che fa dal vivo dopo i vari talent che aveva fatto quando era più piccolina, quando aveva 13 anni, perché poi c'è stata la pandemia, c'è stato il Covid, ci sono stati tanti problemi, diciamo, e quindi non ha mai potuto esibirsi live, quindi emergere così con questo concerto assurdo e con questa esibizione paurosa veramente non è una cosa da poco. Vuol dire che comunque lei nel mentre si è allenata, ha cercato di tenere la voce in forma e migliorarsi sempre di più, assolutamente. La seconda cosa che mi avete detto è che in questo contesto c'erano problemi tecnici sul palco, quindi praticamente lei ha dovuto registrare questa performance 2 volte. Questa è la seconda volta, perché la prima volta c'erano problemi legati all'acustica, c'era il vento che entrava nel microfono, eccetera. E quindi lei, a parte che si vede lo sguardo che è un po' stanca anche evidentemente per questa doppia esibizione, però sta cantando in maniera
divina nonostante tutto questo, ok? Si vede che un po', diciamo, è quasi un po' distratta da alcuni, da alcuni problemi, diciamo, ambientali. Si vede che il vento che le fa muovere la ciocca di capelli che le va davanti alla bocca, insomma, sicuramente non è confortevole cantare in quelle condizioni, eppure lo sta facendo in maniera perfetta, veramente brava. E io ci tengo ad ascoltare le esibizioni dal vivo, perché so che ha fatto anche la cover studio di questa canzone, però ci tengo ad ascoltare dal vivo perché secondo me si vede veramente come un cantante sa essere professionale sul palco e sa essere veramente al 100%, insomma, delle sue capacità. Andiamo avanti, ascoltiamo il resto. Right through the heart of me, you break down my walls with the strength of your love. I never knew love that I known it, but with the memories survive. Oh, one I can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you won't follow. I won't only let you get this passion inside and run from a step. There's no way to hide your love. I remember forever, but don't make me collapse one more. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. I must I imagine you there. Don't walk away from me now. I have nothing, nothing, nothing to make me collapse one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me, no. Don't you dare walk away from me. Don't you dare walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you, if I don't have you. Wow, bravissima. Ok, wow, pazzesca. Allora, scusate, veramente bravissima. Ok, vorrei analizzare veramente tante piccole cose che ha fatto. Mi è piaciuta tantissimo questa esibizione, molto genuina, molto vera, molto umana anche. La prima cosa che noterei è come l'ha resa personale. Ok, questo è un brano veramente immortale, intoccabile da un certo punto di vista, per cui è veramente difficile fare una cover di un brano così. O lo fai in una maniera veramente talmente fedele all'originale da essere praticamente la fotocopia, quindi spazio a tutti gli imitatori di Whitney Houston eventualmente, oppure la devi completamente rifare, rivedere, però comunque portando molto rispetto per la canzone originale, ok? E lei l'ha fatto, ha fatto questa seconda cosa, ha veramente reso il tutto in chiave personale. Infatti la tonalità è sicuramente più bassa. Non vado a vedere le note perché non mi interessa, sinceramente, in questo caso non mi interessa. Ha scelto una tonalità più adatta per la sua voce, per far emergere la sua timbrica. In questo caso non è una cosa negativa, non lo è mai se
se è una scelta fatta con senso, ok, con criterio. In questo caso è esattamente così. Quindi non fa rimpiangere assolutamente la tonalità originale, ma riesce in questo modo a colorare di più la sua voce su queste, anche sulle frequenze basse soprattutto. Qui lei ha un timbro molto caldo, molto ricco proprio di frequenze basse, e come al solito modula la voce in modo suo, quindi è vero, fa questi melismi che richiamano i melismi che faceva Whitney Houston, però aggiunge questo vibrato strano che lei ha sempre avuto, e mi piace tantissimo questo suono un po' più con questo twang e questo suono un po' più tagliente che richiama invece un po' Amy Winehouse, come abbiamo detto altre volte, e quindi sì, è tutto molto, molto personale. Mi piace moltissimo come è vestita, anche veramente una diva su questo palco, però facciamo così, adesso andiamo a riascoltare da capo, vediamo un po' che succede. Prima di andare ad analizzare tutto quanto, però volevo di nuovo ringraziare lo sponsor di questo video, che è SuperProf. Ve ne parlo un attimo e l'analisi ripartirà tra un minuto. SuperProf è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente, su SuperProf c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con SuperProf. Ok, andiamo ad ascoltare. Share my life, take me for what I am, and 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, and just all that you are and everything that you do. Ok, bravissima. Allora, questo intro è stata magistrale perché si vede che è un po' in affanno, probabilmente l'hanno chiamata sul palco velocemente per rifare l'esibizione e si sente che ha un po' di fiatone, ok? Però è perfettamente controllata, perfettamente posata, e infatti quasi non si nota questa cosa, ed è riuscita a interpretarla in maniera pazzesca, anzi ha fatto anche delle variazioni, ha controllato molto bene il vibrato nonostante questa sensazione che sento di affanno, di leggero affanno, ed è riuscita comunque a rimanere super concentrata, non andare fuori tempo nonostante queste piccole variazioni che ha fatto, nonostante magari sentisse anche poco la band che stava suonando dietro di lei. E infatti dopo vediamo che ci sono altri segnali di questa cosa, il fatto che sentisse male, qui ha sicuramente, sì, vedete, agli in-ear, quindi alle cuffiette, però evidentemente non sentiva proprio benissimo, ecco. Quindi nonostante tutti questi problemi tecnici è partita praticamente perfetta. Ok, si vede che è un po' distratta in queste prime frasi, ok, proprio perché è stata così trasportata da tutti questi eventi, però perfettamente concentrata. Infatti poi entra perfettamente nel pezzo, man mano che il pezzo va avanti lei ci entra sempre di più e si lascia andare anche, quindi veramente brava. Da questo si vede la professionalità di un grande artista, e ricordiamoci che lei qui ha 16 anni, ok? Sembra un'adulta navigata che ha fatto anni e anni, decenni di palcoscenici, invece no,
a 16 anni, ok? Una delle poche esibizioni live che ha fatto finora. Andiamo avanti. I don't really need to look. Avete sentito, qua ha messo questo fry con anche questo twang insieme su questo I don't even need to look, I don't need... Ok, fa questo. Interessante, un po' lo fa anche Whitney Houston qua, però lei lo esagera ancora di più perché è proprio nel suo stile. Ok, veramente interessante. Andiamo avanti. Very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. Anche qua sentite questo twang, mi ricorda quasi un po' Anastasia, ok? Quando dice where you don't follow, fa un po' questo, ok? Anche il vibrato molto molto marcato, sono tutte caratteristiche sue personali, ok? Veramente che rendono il tutto nuovo, ok? Inedito. Andiamo avanti. This passion inside, I can't run from myself. There's no way to hide. But don't make me collapse one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me now. Avete sentito quel walk, come l'ha fatto particolare, personalissimo, anche questo, di nuovo questo vibrato un po' spezzato, e il suo marchio di fabbrica, veramente bellissimo. Qua gestione perfetta anche delle vocali, chiaramente, perché lei tecnicamente, lei è più concentrata sull'emozione, giustamente, ma tecnicamente è veramente molto brava, ok? Qui è brava su questo close, ad aprire la bocca come se fosse una A, per esempio, non è una cosa banale. Molti miei allievi la prima cosa che fanno quando provano a cantare questa canzone è proprio dire close e chiudere questa O, quando in realtà assolutamente non è una buona cosa da fare, perché il suono va tutto in gola. E lei è veramente molto brava a gestire anche lo spazio di risonanza in questo senso. Bravissima, interpreta benissimo, guardate come usa la gestualità per diciamo catturare la scena su questo palcoscenico, però sempre in maniera molto fluida, molto rilassata, nonostante stia facendo tanti atletismi su questo palco, perché la voce è un atletismo, ok? Veramente brava. Andiamo avanti. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you. Ok, anche questi melismi richiamano i fraseggi di Whitney Houston, però li ha un po' cambiati, li ha fatti personali, quindi bravissima, precisissima, veramente molto molto brava. Qua ci sono stati alcuni passaggi in falsetto, anche questo gestito in maniera impeccabile, veramente brava. You see through, oh, right through the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. I never knew love that I known it, but with a memory survive. Oh, one I can hold on to. Brava. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you won't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no way to hide. Your love I remember forever. But don't make me collapse one more door. Come mi viene da ridere perché si è sbagliato nell'attacco del ritornello, probabilmente perché sentiva poco la base. Le è venuto un po' da accelerare perché ci sono tutti questi fraseggi incalzanti e quindi ha attaccato un quarto in anticipo, ok? Però non si è sentito assolutamente
cioè non si sente come se fosse un errore, sembra una variazione voluta. Il batterista va avanti e tutti gli altri musicisti vanno avanti dritti per la loro strada, e lei semplicemente allunga di un quarto questo close e ribatte la nota per rimanere a tempo. E quindi anche da queste piccole cose si vede la grandissima professionalità. Probabilmente lei qua sentiva veramente poco gli altri musicisti, altrimenti non avrebbe fatto questa cosa, però è riuscita a cavarsela in maniera perfetta e a far sembrare il tutto come assolutamente come se non fosse un errore. Comunque volevo riascoltare un attimino quella parte anche prima. La strofa è bellissima, ha fatto veramente anche delle note molto piene, in acuto, anche qua ci sono molti colori, va a interpretare moltissimo, veramente brava. Qua c'erano alcune frasi che mi avevano colpito. Qui ha delle basse veramente avvolgenti, potentissime, mi piace veramente tanto il suo timbro, veramente unico, particolarissimo. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. Qua di nuovo questo twang, un po' questo fry, continua a interpretare a modo suo. This passion inside can't run from a stare. There's no way to hide. Avete sentito questo hide? Sembrava lo tenesse in voce piena, poi in realtà l'ha ammorbidito e l'ha vibrato in questa maniera un po' così molto, molto veloce, ok? Quindi ha fatto questo sfumato con vibrato che lì non mi aspettavo, per esempio, perché nella canzone originale questa nota viene proprio tenuta in maniera anche abbastanza potente, ok? Sentite di nuovo. Run from a stare. There's no way to hide. Bellissimo. Your love I remember forever. But don't make me collapse. E qua è partita un quarto prima. Comunque, riascoltate un attimo, vediamo se lo notate, però è come se l'avesse fatto apposta. Your love I remember forever. But don't make me collapse from love. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me now. I have nothing, nothing, nothing to make me collapse one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you there? Don't walk away from me now. Ok, qua questa è la parte più temuta da tutti i cantanti che si cimentano in questo brano, il cambio di tonalità. Quindi qua sale di un semitono, già è molto alta la canzone, quando sale di quel semitono è la morte per tutti quanti, ok? Con la tecnica si affronta anche questo passaggio ulteriore, perché deve rimanere sempre in voce piena. Questa è la cosa difficile, ok? Anzi, lì deve esplodere ancora in maniera più aggressiva la canzone, d'accordo? Quindi non può alleggerirsi la voce qui, ok? E lei è bravissima, infatti addirittura distorce la voce, ok? Sentite di nuovo, c'è una piccola distorsione su quel close, la nota più alta, che significa che c'è molta compressione gestita perfettamente e una grandissima carica armonica di questo suono che diventa ancora più pieno e potente. Cosa volevo dire? Che anche in questa parte, e questa parte insidiosa anche dal punto di vista del timing, qui è un attimo andare fuori tempo, invece qua è stata perfetta, nonostante l'errore precedente. Qui assolutamente è stata super concentrata e non ha perso neanche un millesimo, e quindi è rimasta perfettamente all'unisono con i musicisti. Riascoltiamo un attimo, sentite quel distortino che fa sull'acuto. No, un pochino prima, no, forse qui.
fatto un distorto glottico sul Close e poi sul One More Door ha fatto una distorsione sovraglottica, che è un'altra cosa ancora, quando fa questo ringhio un po' alla Christina Aguilera, come già altre volte ho detto, e questa è una distorsione sovraglottica, quindi sono le aritenoidi che vanno a vibrare, mentre prima erano le corde vocali stesse pressate dalle false corde. Ok, sono tutte tecniche che si imparano, tecniche di distorsione che si sentono molto spesso nel pop, si sentono nel soul, ma si sentono ancora più in maniera più massiccia, diciamo, nel rock, nel metal, ok, fino a vocalità più estreme. E lei è bravissima qua a colorare ulteriormente la voce con queste piccole distorsioni che danno ancora più carattere a questa sua interpretazione. Riascoltiamo l'ultima volta il finale e poi chiudiamo. Ok, volevo notare il fatto che lei ha una perfetta gestione proprio anche dell'articolazione, perché sgancia sempre la mandibola, quindi la tiene completamente rilassata, non accumula tensioni in questa parte, ok? Come vedete si vede in certi punti che è proprio come se la rilassasse completamente, vedete? Anche sugli acuti. Vedete, qui è rilassata e qui sorride. Perfetto, perché il suono riesce a portarlo verso l'alto sui risuonatori superiori grazie al fatto che gli zigomi sono alzati e i denti sono scoperti, ok? Quindi il suono si sposta verso l'alto e diventa più brillante anche, ma allo stesso tempo rilassa tutte quelle tensioni che potrebbero avvenire in questa parte, che porterebbero il suono, lo trascinerebbero giù e lo riporterebbero in gola, ok? Quindi è perfetta, un equilibrio assolutamente perfetto. Qui ha fatto alcuni passaggi in falsetto, secondo me anche per riposarsi un po', magari era anche un po' stanca dopo questa doppia esibizione, e si sente anche dopo in alcuni fraseggi che è un po' ha la voce un po' stanca, però anche in questo caso è riuscita perfettamente a rimanere stabile, a rimanere sul pezzo senza assolutamente cedere mai. Veramente brava. Vi ripeto, cantare è un atletismo. Cantare un brano del genere è uno sforzo atletico muscolare veramente notevole, ok? Non so se qualcuno di voi ha mai provato a cantare questo brano, ok? È veramente un brano difficile, è veramente difficile. E lei è stata bravissima, nonostante tutte queste problematiche, a renderlo in maniera assolutamente perfetta. Riascoltiamo l'ultima volta questi fraseggi finali che stava facendo. Brava, veramente bravissima. Qua ha sfumato quest'ultima nota con questo suono leggero, molto, anche lei è molto brava quando usa l'aria, ok, rende il suono un po' più arioso su questi ultimi fraseggi finali, poi su quest'ultima nota invece l'ha fatta più pulita e tenuta, sempre in questo M2 molto leggero. Veramente brava, bravissima, ok, non mi ha assolutamente lasciato deluso, anzi ha sorpassato tutte le aspettative che avevo di questa esibizione. Veramente eccellente, grazie per avermela consigliata. Sicuramente arriveranno altre reaction su Angelina Jordan, fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima.
Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Non dimenticate lo sponsor di questo video, SuperProf, trovate in descrizione il link di affiliazione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!